Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video con il vostro Ryukin. Prima di iniziare vorrei ricordare di iscrivervi se ancora non l'avete fatto perché oltre il 90% delle persone che guardano i miei video non è iscritta. Quindi per favore, se vi piacciono i contenuti che porto, iscrivetevi così mi aiuterete a portare contenuti di qualità. Allora adesso senza andare a perdere altro tempo andiamo a parlare subito dell'argomento di oggi, ovvero come far vivere bene i nostri pesci. Allora, la parola d'ordine per far vivere bene qualsiasi animale possiamo dire che è quella dell'equilibrio. Infatti, tutti gli animali, tutte le specie di pesci, a prescindere dagli oranda che io curo in particolar modo, hanno bisogno di una situazione di equilibrio, una situazione stabile che si va a basare su cinque fattori, ovvero cibo, temperatura, luce, valori dell'acqua e sovraffollamento. Allora, per far vivere bene i nostri pesci, bisognerà, non farli ammalare e una delle prime cause di malattia è lo stress. Lo stress può essere dato da molteplici fattori, come abbiamo detto prima. Uno delle cause più frequenti, di malattia che ho riscontrato, nella mia esperienza in questi anni, sono gli sbalzi di temperatura, soprattutto, quando magari abbiamo acquari vicino a delle finestre o a delle porte, che si aprono e quindi danno dei getti d'aria fredda, il giorno dopo magari senza alcun motivo, vediamo i pesci con puntini bianchi, appunto l'ictio, classica malattia, da stress. Oppure dopo aver fatto un cambio d'acqua vediamo i pesci rossi appunto che si iniziano a sfregare per le pareti dell'acquario oppure iniziano a fare piccoli scatti e tutto questo è appunto dato da una situazione di stress perché abbiamo immesso un'acqua che aveva una temperatura molto differente da quella del nostro acquario. Per questo c'è stato uno shock termico e il pesce e le difese immunitarie del pesce magari che erano indebolite per un qualsiasi motivo sono state messe a dura prova e la malattia ha avuto la meglio. E per questo posso dirvi di posizionare acquari in luoghi non ventilati a riparo dalle correnti e di sentire sempre bene magari l'acqua che andiamo a immettere nell'acquario, anche solo magari toccandola e per capire più o meno qual è la temperatura, l'ottimale sarebbe usare un piccolo termometro. Se non riuscite a mettere l'acquario in un posto appartato a riparo dalle correnti, vi consiglio l'uso di un termoriscaldatore per mantenere stabile la temperatura ed evitare questi sbalzi. Un altro fattore molto importante è quello della luce, infatti bisogna essere attenti a dare il giusto fotoperiodo ai pesci. In questo caso è molto più importante se avete anche delle piante in acquario perché un fotoperiodo diciamo un po' sballato potrebbe creare proliferazioni di alghe. Nel mio caso, nel mio acquario non ho piante, però anche la luce influenza il ritmo circadiano dei pesci. Infatti dobbiamo garantire più o meno la solita fascia oraria di accensione delle luci, anche per non far diventare, diciamo, matti i pesci. E per questo io vi consiglio magari di comprare dei piccoli timer a cui potete attaccare direttamente la luce, potete impostare l'ora in cui la volete accendere e l'ora in cui la volete spegnere, così che anche quando siete fuori casa l'acquario sarà autonomo. Infatti dobbiamo cercare di mettere meno mano possibile al nostro ecosistema perché a un certo punto dovrebbe andare da solo. Noi dobbiamo solo limitarci a fare i cambi d'acqua quando è strettamente necessario. Inoltre, troppa luce potrebbe creare un'esplosione di alghe, come ho detto in precedenza, e quindi ci potremmo trovare quelle fastidiose alghe marroni su tutti i vetri o ancora peggio magari le alghe filamentose, le chiamate anche BBA, appunto Black Brush Algae, ovvero quelle a cespuglietto nero. Un altro fattore molto importante per far vivere bene i nostri pesci è sicuramente quello della dieta. Infatti avere una dieta più variegata possibile aiuta sia l'intestino dei nostri pesci, ma li rende anche più felici perché possono provare nuovi gusti e quindi non cadere appunto nella monotonia e magari rifiutare anche il solito cibo. Per questo io vi consiglio di usare molte verdure perché fanno molto bene al loro intestino, soprattutto per gli oranda che soffrono molto spesso della ghiandola natatoria perché hanno un corpo
molto compatto, molto ristretto, e quindi quando lo stomaco si gonfia un po' va a premere su questo organo che appunto li fa andare a testa in giù, li fa ribaltare, li vediamo che vanno senza una meta su e giù e hanno molta difficoltà a nuotare. Per questo io vi consiglio di somministrare almeno una volta a settimana dei piselli sbollentati, che sono una mano santa per questo problema. Io li nutro anche con dell'aglio, che è un antibiotico naturale. Infatti ogni tanto quando vedo anche delle infezioni micotiche, ovvero quelle patine bianche sulla testa, gli do subito un po' d'aglio e guariscono da soli. E inoltre possiamo variare anche con zucchine, carote, lattuga, rucola. Potete dargli veramente quello che vi pare perché i pesci rossi sono onnivori. State attenti magari a cibi particolari, soprattutto quando li date la prima volta, perché una volta ho provato con le fave e un mio pesce è diventato completamente bordeaux ed era bianco, quindi quelle possono essere alcune reazioni allergiche dei pesci. Consiglio anche di variare la tipologia di mangime e di preferire magari i mangimi affondanti, perché questa specie di pesce appunto ha il problema che abbiamo detto prima, ovvero che visto che sono molto ingordi, la pancia si riempie subito e va a premere sulla ghiandola natatoria, e quindi li vedremo di nuovo a testa in giù. Per questo vi consiglio mangimi affondanti e magari di impregnarli un po' prima con dell'acqua per farli affondare proprio bene. E variare il mangime è utile anche per stimolare appunto l'appetito dei pesci e fargli provare sapori nuovi, e magari capire anche qual è il loro preferito. Per esempio, su un mangime ci si buttano con più foga, mentre su un altro quasi lo ignorano. Ecco, anche in base a quello capire quali sono i gusti dei nostri pesci. Un altro problema fondamentale che deve essere risolto è sicuramente il sovraffollamento. Infatti, in una vasca sovraffollata si andrà a creare stress, poco ossigeno e molta sporcizia. Per questo vi consiglio di non comprare più pesci soltanto per vederli per il proprio appunto parere personale, ma pensare prima alla salute di questi ultimi. Infatti, lo scopo di questo hobby non è comprare più pesci possibili e metterli in un acquario perché sono belli, ma è farli vivere nelle migliori condizioni di vita possibili. E per questo bisogna evitare il sovraffollamento, perché è causa di stress, e anche perché se mettiamo molti pesci in un acquario non adatto probabilmente andranno a morire. Quindi questa è l'ultima cosa che consiglio a un neofita, perché comprare molti pesci e vederli morire tutti sicuramente avrà un forte impatto negativo e porterà le persone a smettere questo hobby, che invece può regalare molte soddisfazioni se fatto con le giuste accortezze. Per non sovraffollare l'acquario, nel caso degli oranda, io seguo sempre la regola di 75 litri per il primo pesce più 30 litri per ogni pesce aggiuntivo. Io in descrizione o alla fine del video vi lascerò altri due video in cui parlerò di come allestire un acquario perfetto per gli oranda, in cui potrete sapere nozioni più nello specifico e cose che magari ho tralasciato in questo video, e un altro in cui ho messo insieme tutte le specie di pesci più conosciute e ho detto nel dettaglio quanti litri ci vogliono per ogni singola specie. Va bene, adesso andiamo avanti con il video. Per i valori dell'acqua ci sono diverse correnti di pensiero. Allora, ci sono coloro che sono proprio fissatissimi, ovvero con i pH che devono essere spaccati proprio al millimetro, il KH, il GH. Io per la mia esperienza posso dirvi che per i pesci non è importante quali sono i valori dell'acqua, ma è importante la loro costanza. Infatti magari vanno bene dei valori che non rientrano del tutto, ma che siano costanti. Infatti, se ci mettiamo a smanettare magari con prodotti KH minus, KH più, mettiamo torba, facciamo cambi d'acqua, tagliamo con l'acqua osmotica e andiamo a creare grandi squilibri dell'acqua, questo farà male ai nostri pesci, perché per andare a raggiungere le condizioni ottimali andremo a intaccare le condizioni attuali. Molto spesso ai pesci non servono i valori spaccati, ma serve più un equilibrio e una stabilità dell'acqua. Infatti a noi magari non importa se siamo a 20 o a 10 gradi dentro casa, prima o poi ci abituiamo. Quello che ci fa ammalare è passare da 20 a 10 gradi o da 10 a 20 gradi.
Per questo vi sconsiglio di applicare queste politiche di precisione assoluta, soprattutto con i pesci all'interno del vostro acquario. Magari se volete portare i valori del vostro acquario alla perfezione, potete farlo, ma fatelo senza pesci. Togliete i pesci provvisoriamente e quando raggiungete i valori che volete e riuscite a mantenerli in maniera stabile, potete reinserire i pesci. Vi ho detto la parola d'ordine per far vivere bene qualsiasi specie è l'equilibrio. Tutto deve essere equilibrato, non deve essere né troppo né troppo poco. E questa è stata la mia esperienza in questi anni e spero di esservi stato utile. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e magari scrivetemi anche i video che potrebbero interessarvi e io cercherò di portarli. Grazie a tutti ragazzi, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.